Secondo capitolo del viaggio, dai monti dell'Atlante alla porta del Sahara. Buongiorno a te. Aspetta. Come vai? Bene, bene. Assalamu alaikum. Come Vi saluto e spero di tornare. Au revoir, mon ami. Buona continuazione Merci. e buon séjour au Maroc. Merci. Alla prossima volta. Certo. Lascio Fes sapendo di voler raggiungere Merzouga, ma agli oltre 500 km di distanza, con la sosta per visitare Meknes, le soste per rubare qualche scatto al panorama e la mia andatura, si tramuterebbero in almeno 8 ore di viaggio. Quindi farò sicuramente una tappa da qualche parte, ma ancora non so dove. Intanto, in poco più di un'ora sono a Meknes. Il muro che protegge la vecchia città imperiale promette bene, ma dopo mezz'ora passata immobile in piazza Lallauda, imbottigliato tra le auto in cerca di parcheggio, sotto il sole, la pesante umidità e la presenza della polizia che dispensa multe per divieto di sosta, mi convinco che è meglio rinunciare e a malincuore lascio la città con la promessa di ritornare. Peccato la foschia. Polizia in emergenza. Ragazzi, un sacco di polizia. Adesso è uscita dalle città principali, dai comuni un pochino più grossi. Un sacco di polizia. Ed ecco la foresta di cedri di Azeru. Qui mi aspetta una divertente sorpresa. Anche qui una colonia di bertucce, ma a differenza di Nador, che sono schive e diffidenti, qui hanno imparato a prendere cibo dai turisti in transito. Così, per 5 dirham, acquisto un po' di pomodorini da un contadino lungo la strada e li offro alle scimmiette, che a quanto pare gradiscono molto. Fantastico. E io come vado via adesso? Me la lasci la moto? Eh? Me la lasci la moto? Sì, forse mi lascia la moto. Vediamo un po'. Ok. One, two, three, shaping this destiny. From soil and seed, we come from and will be. Quasi 2000 metri è uno spettacolo, For ragazzi. your soul, I believe I make you whole. And I say one, two, three, give your love to me. Il contadino mi ha parlato di una famiglia di agricoltori lungo la strada che ogni tanto accoglie qualche viaggiatore ospitandolo in casa loro per qualche dirham. Non mi dispiacerebbe passare così la notte. Con le sommarie indicazioni ricevute, provo a cercarli. Tonight we're giving, tonight we're hoping, tonight we're living, tonight we're going strong. And together we go high. Tonight we're laughing, tonight we're loving, tonight we sparkle, tonight we dance alone. And together we go high. La casa l'ho trovata, ma non vedo nessuno, per cui, evitando di cercarmi guai, ritorno sui miei passi. Decido quindi di fermarmi a Midelt, al campeggio municipale. Passerò la notte in tenda per 70 dirham, 7 euro. Non aspettatevi il Grand Hotel. Ceno per 10 euro al Restaurant Merzouga,
cucina berbera. Rashid, il proprietario, è uno spasso, parla bene l'italiano e sforna battute a ripetizione. Ottima cena, posto consigliato. 4 ottobre, si vola verso il deserto. La temperatura è in salita, ma c'è ancora un ultimo tratto di montagna che spero mi faccia sopportare meglio il calore. L'aria è talmente carica di umidità che la foschia impedisce di godersi appieno i panorami che a ogni curva si presentano davanti agli occhi. Tonight we're hoping, tonight we're living, tonight we're going strong. And together we go high. Tonight we're laughing, tonight we're loving, tonight we sparkle, tonight we dance along. And together we go high. I hope we break the tide. Oh, if I could be your light. Tonight we're giving. Tonight we're going strong. Tonight we're hoping for each other, each other. Ed ecco quello che qui chiamano il deserto nero, così definito perché cosparso da pietre di origine vulcanica. È il segnale che sono ormai arrivato. Sotto l'albergo i primi edifici di Merzouga che si incontrano sono le scuole, maschile e femminile. Qui si usa ancora così. And together we go high. Ed ecco Merzouga, quella che fino a 30 anni fa era solo un'oasi nel deserto. Davanti alla porta sulla grande duna, un paio di ragazzi si offrono per trovarmi una sistemazione per la notte. Decido di fidarmi e spiegato loro quel che cerco, mi dicono di seguire il loro fuoristrada. Ci spostiamo di 1 chilometro verso sud fuori Merzouga. Preso dall'ammirare il colore di cui è fatto tutto ciò che circonda, non mi accorgo di un cumulo di sabbia e, inevitabilmente, ora ho la certezza che questa moto non è fatta per la sabbia. Ma non sarà una banale caduta a fermare la mia voglia di vedere, di conoscere. Piano piano riesco ad uscire dalla sabbia e quella laggiù dovrebbe essere la struttura che mi ospiterà. Ed eccola, sempre più vicina, la grande duna. Ok.
dopo le scimmiette, i cammelli. Ragazzi, non ditemi niente, mi ero promesso di non farlo, ma non ho saputo resistere. Giuro, non lo farò più. sky, and the sun may tear the wings of us light.